Il brano che vediamo adesso è Beat It di Michael Jackson. Questo brano strutturalmente è abbastanza semplice. Abbiamo una parte che chiamerei intro ritornello, perché il riff è esattamente lo stesso, dove di fatto il basso fa un riff in unisono con la chitarra elettrica. Poi abbiamo un'altra parte che chiamiamo strofa e poi abbiamo, diciamo, un piccolo bridge che di fatto vedremo che sta sulla stessa nota, tenendo la stessa ritmica che viene tenuta nella strofa. Quindi, diciamo, il brano non è complesso. Allora, per suonarlo dietro il brano originale, il brano in Mi bemolle minore, ci serve o un basso 5 corde, oppure, come vedremo con un trucchetto, possiamo anche suonarlo con un 4 corde abbassando l'accordatura del basso di mezzo tono. Partiamo nella versione, diciamo, senza muovere accordature, quindi con un basso a 5 corde. Vediamo quindi la prima parte che, come dicevo, è quella che possiamo chiamare intro, ma è anche poi il ritornello del brano, cioè il riff, diciamo, che fa il giro base del brano. Ok. Questo è il giro base del brano, ok? Quindi comincio a suonarvela ancora una volta più lentamente e poi vediamo le singole note. Ok. Le note, quindi cominciamo col Mi bemolle suonato sulla corda Si del 5 corde, quindi al quarto tasto, sono Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle, ok? Che di fatto è la triade del Mi bemolle minore. Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle. Poi andiamo e facciamo di nuovo il Sol bemolle, Mi bemolle, ok? Qui facciamo, vedete, una legatura dal Mi bemolle che va sul Fa, Mi bemolle, Re bemolle, 2 volte. Ok, quindi ripetiamolo un'altra volta. Questa volta però il Mi bemolle grave lo batte 2 volte, ma il Re bemolle finale lo batte una volta sola, ok? Quindi i 2 giri messi assieme sono e poi lo ripetiamo sempre suonando 2 volte il primo. Ok, e con questo abbiamo visto il giro che ho chiamato intro barra ritornello. Vediamo la strofa. Ok, come avete visto, l'importante è prendere questa cadenza ritmica. Ta ta ta, ta ta ta. Questa è la cadenza ritmica della strofa. Dopodiché suoniamo delle toniche, quindi Mi bemolle, Re bemolle, di nuovo Mi bemolle, Re bemolle. Ok, poi andiamo in Do bemolle, Re bemolle, Mi bemolle di nuovo, Re bemolle. Perfetto, ok. Piccolo chiarimento, qualcuno dirà Do bemolle, ma perché? Non è un Si? Attenzione che dobbiamo chiamare le note però con il nome giusto a seconda della tonalità in cui ci troviamo. In questa tonalità con I bemolle il Si naturale non ce lo troviamo. Perché? Perché in una scala di riferimento i nomi delle note devono sempre cambiare, cioè la scala è fatta dalle famose 7 note. Siccome in questa scala abbiamo trovato il Si bemolle,
non possiamo farli convivere insieme anche su una normale scala, maggiore piuttosto che minore, il Si naturale in questo caso. Quindi se è corretto avere un Si bemolle, lo è perché la triade del Mi bemolle minore, vuol dire che il Do che troveremo è un Do bemolle, non sarà un Si. Dopodiché noi ovvio che lo suoniamo sulla stessa posizione, perché dal punto di vista di dove premiamo le corde è la stessa cosa, ma il nome corretto per mantenere la giusta impostazione, diciamo, delle note è questo. Quindi parleremo di Do bemolle e non di Si, ok? Quindi la strofa è tutta qui: Mi bemolle, Re bemolle, di nuovo Mi bemolle, Re bemolle, Do bemolle, Re bemolle, di nuovo Mi bemolle, Re bemolle. Ok, e con questo abbiamo messo in piedi anche la strofa. La variante che vi dicevo è con la stessa ritmica della strofa, ma rimane sul Mi bemolle grave. Ok, questo lo ripetiamo un certo numero di giri, mi sembra 8 volte. Andiamo comunque ad ascoltare l'originale, non verrà detto così a memoria una stupidaggine, ma mi sembra sia 8 volte, e poi parte l'assolo di chitarra. L'assolo di chitarra ha lo stesso giro della strofa, con la stessa cadenza e con le stesse note, quindi l'assolo di chitarra è come fosse una strofa, ok? A questo punto abbiamo visto tutto del brano, cioè abbiamo tutti gli elementi per comporlo e suonarlo. Come vi dicevo prima, se invece lo vogliamo suonare, diciamo, con un 4 corde, dobbiamo ricorrere a un trucchetto. Cioè abbassiamo di mezzo tono tutta l'accordatura dello strumento, quindi vuol dire che andremo sull'accordatore e alla corda Mi dovremo far corrispondere un Re diesis, alla corda La dovremo far corrispondere un Sol diesis, alla corda Re dobbiamo far corrispondere un Do diesis e alla corda Sol dobbiamo far corrispondere un Fa diesis. A questo punto il brano noi potremo suonarlo come, anziché in Mi bemolle, fosse in Mi minore, ok? E a questo punto lo suoneremo. Io adesso vi faccio vedere, ovviamente cambia la diteggiatura, siamo su un 4 corde, lo possiamo suonare perché accordando il basso mezzo tono sotto possiamo usare a questo punto il Mi a vuoto, che suonerà in realtà sul brano originale esattamente come il Mi bemolle di prima, perché abbiamo abbassato tutta l'accordatura dello strumento. Quindi immaginiamo che adesso non ci sia il 5 corde, io ovviamente non sto a scordare lo strumento per portarlo mezzo tono sotto, ma vi faccio vedere comunque che possiamo suonarlo. Il mio giro, quello di intro, diventerà così. Suonandolo quindi come un Mi, io adesso vi chiamerò le note col nome in cui le troveremo sulla tastiera, anche se suonando tutto mezzo tono sotto è come se suonassimo in Mi bemolle, dicevamo. Quindi farò Mi a vuoto, Sol, Si, Sol, Mi, Fa diesis, con la legatura anche qui, Fa diesis, Mi, Re, 2 volte la prima volta e poi di nuovo Mi, Sol, Si, Sol, Mi, di nuovo Fa diesis in legatura, Mi, Re, ok? Quindi stesso cosa che abbiamo fatto prima, ma lo stiamo suonando ovviamente su un 4 corde in questo caso. Dopodiché il resto del riff, la strofa, è esattamente la stessa cosa, solo che invece del Mi bemolle avremo il Do, quindi faremo Mi, Re, di nuovo Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, e abbiamo tutto qua. Quindi se avete solo un 4 corde ma volete suonare beat it, è possibile farlo accordando il vostro strumento mezzo tono sotto. Se avete un 5 corde non avete problemi perché avete tutte le note a disposizione e potete suonarlo come vi ho indicato nella prima parte di questo video. Ciao!